Salve, quest'oggi io parlerei, come mi è stato richiesto, del buon padre di famiglia, come dovrebbe essere un padre di famiglia. Dunque, il padre di famiglia presuppone in genere un matrimonio. E io non sono molto favorevole al matrimonio, ovvero non ho niente contro il matrimonio purché non sia l'unico tipo di unione riconosciuto. Anzitutto il matrimonio non dovrebbe avere a che fare con la religione, perché cosa c'entra la fede con le promesse che si scambiano due esseri di vivere insieme? E se uno è ateo o lo diventa, che succede? Dunque il matrimonio è la promessa che si fanno due persone di amarsi per tutta la vita, il che naturalmente è innaturale perché nessuno può obbligarsi ad amare una persona per tutta la vita, cioè può obbligarsi a starci insieme ma non ad amarlo, perché i sentimenti non possono essere condizionati dalla mente, non esiste. Se uno non ama più il proprio coniuge, non lo ama e basta, non può cambiare la situazione. Quindi già il matrimonio come promessa è un elemento errato. Poi c'è di errato ancora nel matrimonio che si presuppone che la madre debba essere quella che dà l'affetto, quella che dà le carezze, quella che consola, mentre il padre deve essere quello che insegna le regole, cioè il mondo esterno. E perché deve essere fatto così? Ricordo un tizio che disse in TV perché il bambino per crescere ha bisogno della carezza della madre e dello schiaffo del padre. Io non credo che qualcuno abbia bisogno di schiaffi per vivere. Io credo che un bambino debba sentirsi protetto da ambedue i genitori. E perché mai il padre dovrebbe dare schiaffi non si capisce, per insegnargli che il mondo è una carogna e che quindi comincia con esserlo lui, così si abitua. Picchiare un bambino è un atto non solo di crudeltà ma anche di vigliaccheria, perché quello non si può difendere. È come se il capo ufficio cominciasse a dare schiaffi a tutti quelli che non fanno il lavoro come dice lui. Non lo troveremmo giusto. Però siccome quelli sono piccoli e non si possono difendere, allora va bene così. Così il padre di famiglia, spesso anche la madre, si vendica ridando aggressività ai propri figli per l'aggressività che ha ricevuto non dal capo ufficio ma da piccolo. I genitori che picchiano i figli sono stati picchiati. In Italia non c'è ancora la legge che proibisce di picchiare i figli. Pensate un po'. Quanto siamo arretrati noi, psichicamente. Stiamo al Medioevo. Come dovrebbe essere il padre di famiglia? Ma perché deve essere in un modo? Deve essere un padre che ama i figli. Ma i bambini debbono distinguere il padre dalla madre, perché sono ciechi, sordi, non ci vedono? E cosa devono distinguere? Che una è una brava persona e l'altra una carogna? Almeno nell'intento comune, non è detto che siano così. Cioè che gli fa bene avere il bastone e la carota? Una bella educazione. Quella non è educazione, è sopraffazione.
certamente chi picchia i figli non li ha amati. Perfino Papa Francesco ebbe una parola di affermazione nei confronti di un padre che disse: io picchio i figli ma mai sulla faccia perché non voglio umiliarli. E lui disse: questo è un buon padre. Figuriamoci se era cattivo che gli faceva. E meno male che il Papa non ha figli. Ma se noi non abbiamo firmato quella legge, così come non abbiamo firmato la legge sempre europea contro l'omofobia, e cioè persone che possono picchiare o perseguitare degli omosessuali, è incivile. Anche perché è chiaro che le persone che ce l'hanno con gli omosessuali esprimono solo la loro paura di essere omosessuali, perché ritengono che gli omosessuali siano di serie B e si dimenticano che Alessandro Magno e Giulio Cesare e Traiano erano stati tutti omosessuali, alcuni bisessuali. Eppure questo non fece di loro degli uomini imbelli, anzi, furono i più grandi condottieri mai esistiti. Il fatto è che spesso il maschio si identifica nel proprio membro e pensa che se ce l'ha è quello che intrude e che non deve essere intruso, e quindi lui è il più forte. Al contrario del Tao, il quale dice che l'elemento femminile è più forte perché include anche il maschile. Io non credo che esista un elemento più forte e uno più debole, anche perché c'è poco da dire. Se non ci sono gli elementi maschili e femminili, il figlio non si fa, non si produce niente. Questo è per tutta la natura, anche per le piante. Quindi è ozioso ed errato dire chi è più forte e chi è più debole. Possiamo parlare di forza fisica, ma quella è la prepotenza. La legge del più forte non è una bella legge, è il contrario della legge. Ricordo un mio paziente che disse: mia moglie è incinta, io voglio fare il mammo. Benissimo, e lo fece, e lo fece anche benissimo. E lui diceva: io voglio che mia figlia sia libera di andare alle feste, però voglio anche andarla a prendere perché non voglio che corra rischi. La figlia gli telefonava quando era finita la festa, lui si vestiva, stava dormendo, e anche alle 4 di notte andava a prendere la figlia e pure le amiche e la portava a casa. Era un mammo. E infatti la figlia crebbe molto bene. Allora, l'essere umano è uno. È vero che il maschio è più proteso verso il fuori e la donna verso il dentro. Poi gli uomini spesso si risentono di questo e dicono: perché allora noi siamo cretini che non capiamo il dentro? Allora si può dire la stessa cosa delle donne, no? Che sono meno portate per il fuori. Oppure ci sono donne che urlano e dicono: no, non è vero che noi non siamo portate per il fuori, noi sappiamo fare le cose come gli uomini. Come se fosse una disgrazia. Il maschile e il femminile sono complementari. Se non uniscono quello che sanno fare,
se non uniscono le caratteristiche che hanno, se non se le scambiano, se non apprendono dall'altro, non combinano niente. L'uomo deve apprendere dalla donna il suo lato femminile e la donna deve apprendere dall'uomo il suo lato maschile. È vero che sono diversi. È anche vero che il ruolo dell'uomo è ingigantito dalla società, e cioè che gli si impedisce anche socialmente di avere dei sentimenti. Spesso no, il bambino, il maschio che piange, il maschio deve essere forte, tutte queste baggianate qui. Ma anche perché anticamente l'uomo doveva fare la guerra e quindi per fare la guerra doveva essere povero di sentimenti e andare o a morire eroicamente o a battersi comunque contro il nemico, perché l'importante era la guerra, cioè la lotta fra le tribù era diventata una guerra. È anche vero che l'umanità è discesa da un matriarcato, cioè ha iniziato con un matriarcato ed è finita con un patriarcato. Naturalmente ci sono molti che confutano queste cose, ma io ricordo il primo libro scritto sull'argomento, che fu il Matriarcato di Bachofen, che in Italia venne tradotto 100 anni dopo. Prima c'era un libricino così, un Bignami, che ne accennava, perché in italiano non doveva essere tradotto, perché gli italiani non dovevano sapere che c'era un matriarcato, perché allora significa che l'uomo non è per natura addetto al comando della famiglia, della donna. Immaginate un po' come siamo ridotti. Ricordo Ida Magli, che per far contento il partito della sinistra disse che il matriarcato non era esistito, salvo poi in vecchiaia dire no, non è vero, il matriarcato è esistito e come. Ma basta leggersi tutte le prove apportate dalla Gimbutas, l'archeologa che fu strenuamente combattuta. Nessun archeologo è stato così combattuto, guarda caso, perché aveva portato le prove, no? Le prove archeologiche, e allora se ne dissero peste e corna. Oggi viene riconosciuta, ma va? No, basterebbe guardare la divinità, no? Quando l'essere più importante della famiglia, la guida, era la donna, c'era una dea madre. Quando è passato al padre c'è un dio padre, ma questo è logico, no? Non è che bisogna essere archeologi per capirlo. Solo che il matriarcato non era la sopraffazione del maschio, mentre il patriarcato è stata la sopraffazione della femmina, questo sì. Tanto è vero che il matrimonio è stato inventato dal maschio e le donne non volevano sposarsi, ma le hanno costrette, vietando loro di studiare e di lavorare, così non sopravvivevano, cioè o si sposavano o morivano di fame. Il che vuol dire che non siamo portati naturalmente al matrimonio, che è un qualcosa di studiato. Ma naturalmente la domanda viene: vabbè, ok, tutto questo è il passato, e oggi come dovrebbe essere un buon padre? Come deve essere una buona persona? Perché si ha tanta paura di non distinguere bene gli uomini dalle donne? Io ricordo quando ero giovane andavano di moda i capelloni. I capelloni era una moda maschile per cui gli uomini si facevano scendere i capelli fino alle spalle. E gli uomini dicevano: oddio, da dietro non si capisce se è un uomo o una donna. Dico: ma perché? Da dietro che gli deve fare lei? Quello era un problema per loro,
perché oddio, se loro emanavano un desiderio, no? Se gli piaceva vedere il sedere di un uomo e quello era una donna, oddio, allora sono omosessuale. Ma vi rendete conto delle paure del maschio? Le donne si abbracciano, si baciano, pur non essendo lesbiche, poi ci sono pure le lesbiche, ma sono a parte. Normalmente le donne lo fanno, gli uomini non si toccano, cioè è ridicolo. Gli uomini non si toccano, se si abbracciano, caso rarissimo, si danno le pacche sulle spalle come per dire: oh, non ti avvicina troppo, sveglio, non ti lasciare andare. Non lasciamoci andare, perché potremmo essere gay. Cioè gli uomini hanno una paura fregata di essere gay. Hanno l'ossessione, hanno la mania, hanno la fobia. Non è normale. Non è normale che degli uomini non possano esprimere dell'affetto fra di loro perché allora sono gay. Le donne non hanno queste manie. Esprimono affetto fra di loro pur essendo semplicemente amiche. Io ricordo una paziente che viveva in una casa con altre donne. Queste donne avevano a volte degli uomini, alcuni l'avevano, altri no, altri avevano storie, eccetera, e giravano per casa d'estate mezze nude, se non nude, perché si sentivano libere di farlo. Non c'era una sola lesbica fra di loro. E si confidavano, parlavano, eccetera, eccetera. Quanto mai lo farebbero degli uomini? Allora, perché l'umanità deve distinguere con tale ossessività i maschi dalle femmine? Pensate che Versace fece l'unisex, almeno ci provò, non fu comprato, perché lui fece i vestiti con le zippe che erano uguali per maschi e femmine, ormai le femmine portavano i pantaloni, eccetera. No, ci voleva la giacca che era allacciata per così o per così. La stessa giacca doveva avere un allaccio diverso per l'uomo o per la donna, altrimenti ci si poteva confondere. Questa è ossessività. Io ricordo che andarono di moda delle giacche femminili che erano simili a quelle maschili, e cioè appena svasate di vita, no? Però abbastanza diritte, no? Come quelle maschili. Per carità, la chiusura doveva essere diversa, non ci poteva essere una zip, se no c'era confusione. Questa è malattia, è nevrosi. Non è normale, è nevrotico come atteggiamento. Perché l'umanità ha bisogno di distinguere tanto il maschio dalla femmina, fino all'ossessione? Perché l'umanità nel suo cervello è come un alveare, cioè tutti cassettini dove mette le varie cose, dove mette i suoi schemi, e guai a rovinargli gli schemi, perché gli crollano tutti. Qual è lo schema del distinguere il maschio dalla femmina? Beh, quello della famiglia. La famiglia è basata su un padre e su una madre, su un maschio e su una femmina. Chi è il capofamiglia? È il maschio. Anche se oggi le leggi sono cambiate, però l'usanza è sempre quella, tant'è vero che non si hanno femmine che picchiano i maschi, ma si hanno maschi che picchiano le femmine, cioè mariti che picchiano le mogli mandandole all'ospedale, e succede abbastanza spesso. Se non ci credete, andate in ospedale a chiederlo. Naturalmente questo non vuol dire che gli uomini siano necessariamente più cattivi delle donne, ma vuol dire che hanno la forza maggiore, no? E quindi l'adoperano.
Perché dobbiamo distinguere tanto? Perché altrimenti cade la società. Se ci accorgiamo che il maschio non deve avere la supremazia, come fanno i due a mettersi d'accordo? Parlo dei genitori. Perché un sistema ce l'hanno. Spesso, dicono i genitori, noi di fronte ai figli non ci facciamo mai vedere che abbiamo opinioni differenti. Cioè voi mentite ai vostri figli per far vedere che la pensate nello stesso modo, giusto o sbagliato che sia. Ma ci state con la testa o no? E i vostri figli cosa devono capire? Che i genitori sono scemi uguali. Che se dicono una cosa sbagliata, tutte e due pensano la stessa cosa. Questo è lo schema. È lo schema della famiglia. Perché il potere nell'umanità si trasmette attraverso la famiglia, cioè attraverso i genitori. I genitori sono al di sopra di ogni sospetto. I figli devono essere quelli che obbediscono. Perché se i genitori non si fanno obbedire dai figli, i figli vengono su delinquenti. Nel senso che i figli odierebbero i genitori e li destabilizzerebbero. Il che è anche vero, se i genitori però sono crudeli. Se sono dei buoni genitori, no, se li terrebbero stretti. Ma se siete genitori che picchiano i figli, è logico che i vostri figli vi odiano. Ma voi pensate davvero che i figli vi amano quando voi li picchiate? Poi lo dimenticano, ma se lo portano appresso, se fanno un'analisi come si deve. Lo scoprono, lo ricordano. Come deve essere il maschio per essere un buon padre? Deve amare i figli. E guardate che amare i figli non è dovuto al tempo che ci state insieme. I figli capiscono benissimo se voi andate a lavorare perché è necessità che lo fate o se lo fate per sfuggire alla famiglia. Comprendono benissimo se voi li amate o meno. Io infatti capii cosa provavano i genitori nei miei confronti e nei confronti dei miei fratelli, che ero piccolissima. Io mi ricordo che ero piccola, che scesi dal lettino, che andai in cucina dove c'erano i miei genitori, il corridoio era nell'ombra, loro non mi vedevano, io camminavo appena e mi appoggiavo ai muri, li guardai e li sentii parlare. Noi eravamo andati tutti a letto e i genitori erano ancora svegli. Parlavano fra di loro e io capii che si stavano raccontando delle cose, no? Si confidavano fra di loro e pensai, questi sono legati fra di loro, ma di noi non gli importa niente. E capii solo una parte della cosa, perché in realtà i miei genitori erano due delinquenti. Perché i bambini sentono, capiscono chi li ama e chi no. Se il genitore deve stare lontano per lavoro, chiedo scusa, quando tornano a casa vanno a salutare i figli, se sono ancora svegli. E magari a volte la moglie li tiene in piedi per aspettare che possano salutarsi, no?
e il padre magari gli dice delle cose, gli racconta delle cose e i figli sentono che il padre ha dei sentimenti per loro. Mentre spesso e volentieri i padri sono tanto stanchi, per cui in famiglia non ci stanno. Io attualmente sto in un paese e in questo paese a volte vado a fare la colazione in piazza perché è molto bello. Sono in un paese del sud che io amo. E nel bar, io vado la mattina presto perché sennò il calore mi fa male, no? Vado a fare la passeggiata, mi siedo al bar, mi godo la colazione al bar. E il bar è pieno di uomini, non c'è mai una donna, mai. E un giorno gliel'ho detto, dico come mai non ci sono donne che vengano al bar? E le nostre donne stanno a casa. Dico come mai? E beh, loro ci lasciano liberi di andare e noi veniamo qui a chiacchierare. Dico, loro stanno a casa a lavorare, a pulire la casa, cose. Dice sì. Bene, dico, e come mai c'è questa differenza? Dice, beh, dice, noi abbiamo lavorato tutta la vita, siamo in pensione, adesso ci godiamo la pensione. Dico, ma le vostre donne non se la godono la pensione? Dice, beh, no. Dico, le donne lavorano più degli uomini. È vero, le donne lavorano più degli uomini. Questo è normale, ma ovunque. Pensate che anche nei paesi matriarcali, scusate, che ne esistono nel mondo, le donne lavorano più degli uomini. Allora, come dovrebbero essere i buoni padri di famiglia? Dovrebbero rispettare le mogli e di conseguenza rispettare anche i figli. Non dovrebbero esercitare la forza né sulle mogli né sui figli. Non è necessario esercitare la forza per educare i figli. Quando mi domandano degli adulti, dei genitori, come devo allevare i miei figli, io gli rispondo, fate finta di non essere i loro genitori, cercate di essere come se foste i loro nonni. Io ricordo un mio amico, si chiamava Pio Alessandro Filippani Ronconi, un eroe di altri tempi, da alcuni molto mal visto, da altri visto come un dio. Era una brava persona. Si era arruolato fra i tedeschi, aveva combattuto, vabbè. E io gli dissi, secondo te come vanno allevati i figli? E lui mi rispose, alleva le figlie come se fossero maschi e alleva i maschi come se fossero femmine. Poi conobbi la sua figlia femmina che lo chiamava dall'altra parte della piazza con un fischio alla pecorara stupendo. Questo lo diceva per equilibrare il fatto che vengono allevati in maniera diversa, ovviamente. E cioè che l'aggressività del maschio è più tollerata e quella della donna no, della femmina no. Che il ragazzino ai miei tempi poteva stare per strada e le ragazze no. E cioè che andrebbe ristabilita una parità, perché il valore non è dato dal fatto che siamo maschi o femmine, giovani e vecchi.
o a seconda del ceto sociale. Dovrebbe essere dato a seconda della consapevolezza che abbiamo. Il padre di famiglia dovrebbe essere quello che ama i figli, che ha della tenerezza per loro, che si preoccupa di loro, che anche se non ha la profondità di pensiero di una donna verso l'interno, però ce l'ha verso l'esterno. E quindi è vero che deve dare dei consigli ai figli, no? Su come comportarsi, su come... ma sono dei consigli, non sono delle prevaricazioni. Io ricordo questo mio paziente a cui il padre diceva: tu che avresti fatto, quando gli faceva una domanda, tu che faresti insomma su quello che hai chiesto, e lui diceva la sua, e quello diceva: allora fai quello che hai pensato. E lui sembrava molto buono. Dico: ma le ha risposto sempre così? Sì. Dico: allora dico, non voleva pronunciarsi. Lui capì, e quando la figlia gli domandava: papà, cosa faresti tu al mio posto, insomma, come dovrei comportarmi? Lui gli disse: guarda, il mio parere è questo, però tu fai quello che preferisci, quello che senti, che mi sembra molto più onesto. Il ruolo del padre e della madre non deve essere schematizzato. Io ricordo una volta un mio paziente che disse alla moglie, che guadagnava molto bene, molto più di lui. Lui gli disse: ma perché io non resto a casa e tu vai a lavorare? Io con i miei figli sto benissimo, che era vero. E lei disse: no, perché non si sa mai. In realtà le dava fastidio l'idea, perché le donne sono complici di questo maschilismo, ovviamente. Almeno spesso lo sono. Lui aveva ragione, perché non poteva restare a casa. Avrebbe aiutato di più i suoi figli, non avendo bisogno a tutti i costi di soldi. Cioè gli elementi dovrebbero essere scambiabili, gli elementi tra femminile e maschile. Il bravo padre di famiglia è il mammo, come la brava madre di famiglia è anche babba. Diciamo che non c'è un ruolo fisso. Per questo, no? Non si dovrebbe fare discriminazione sugli omosessuali. Come si fa? Io ricordo che un tempo anch'io la facevo la discriminazione. Mi sono stati sempre simpatici gli omosessuali, però dicevo sì, forse però adottare dei figli, e poi ho capito che era un mio schema. Ricordo una volta che trattarono questo argomento nel Maurizio Costanzo Show, una trasmissione televisiva che durò circa 20 anni. E a un certo punto chiesero a un vecchio che era stato allevato in un orfanatrofio se avrebbe voluto essere allevato da gay, e lui rispose: e perché no? Purché mi avessero trattato bene, io magari avessi trovato qualcuno che mi levasse dall'orfanatrofio, perché negli orfanatrofi quello che fanno Dio solo lo sa, gli abusi poi, ma anche nei convitti, erano pieni di abusi, anche in quelli dove si spendevano tanti soldi. Io ho avuto pazienti, gli abusi sessuali si sprecavano. Allora, cosa si chiede ai genitori? Che siano buoni con i figli, che li amino. Quanti devono essere i genitori? 2, 3, 4, 5, 6, chi se ne frega?
basta che amano i figli, oppure uno solo. Perché devono essere due? Noi abbiamo gli occhi foderati dagli schemi, non vediamo la realtà. Se uno ama i bambini, non li picchia, non li punisce, non è assolutamente necessario mettere i figli in castigo, eccetera, eccetera. I figli non sono deficienti come si pensa. I figli capiscono benissimo, sentono il vostro stato d'animo e se si ribellano è perché sentono che voi non li amate. Se sentono che voi li amate, non si ribellano. Anche perché possono dire la loro. Se i vostri figli non possono contraddirvi, vuol dire che non li amate, perché non gliel'avete permesso. Se siete genitori, permettete loro la contraddizione. E il figlio vi dice non sono d'accordo, voi ditegli benissimo, spiegami le tue ragioni. Ma se voi siete già dell'idea che tanto lui ha torto, non siete genitori. E non è facile essere genitori, perché la maggior parte dei genitori non amano i figli. Quindi io sto parlando dei padri, ma bisognerebbe parlare anche con le madri, che esistono anche donne violente e abusatrici. I maschi sono un po' di più, ma non tanti. Allora, il potere della famiglia dovrebbe essere un potere democratico, che in genere non è. Così come la scuola. Poi la scuola italiana. Io ricordo i miei ricordi di scuola. Io tentavo di dire la mia sugli autori che studiavo, non era permesso. Io non dovevo avere dei criteri di critica. Era sbagliato. Io dovevo riportare le critiche fatte dagli autori che erano riconosciuti. Io non dovevo avere un pensiero mio. E io cercai di ribellarmi a questo, ma naturalmente fui zittita democraticamente. Quando insistevo mi dicevano allora vai dal preside, e lì sapevo che avrebbe punito la scuola, mi avrebbero punito i genitori, eccetera, eccetera, per cui dovevo soccombere. Io ero una bambina, diciamo, plus dotata. Non solo non se ne accorsero, ma venivo penalizzata. Ricordo solo alle superiori che venne un professore il quale cominciò a lodare la tragedia greca e disse se qualcuno la pensa diversamente da me alzi la mano, e io alzai la mano e cominciai a fare la critica della tragedia greca. Lui mi ascoltò per parecchio e disse non avrei mai creduto di trovare tanta intelligenza in una scuola ancora inferiore, insomma. Io rimasi di stucco. Di solito mi rispondevano tutti male. Forse la scuola è migliorata, così mi dicono, può darsi, però è sempre una scuola che ti costringe a stare chiuso in un banco, fin da piccoli, per 4-5 ore al giorno, a volte 6. Non è umana, è disumana. La distinzione tra maschio e femmina è ossessiva quando arriva in termini di diritti. Come deve essere un buon padre di famiglia, nello stesso modo in cui deve essere una buona madre di famiglia. Non deve punire i figli, deve aiutarli ad esprimersi, deve aiutarli ad esprimere il loro dissenso, addirittura deve aiutarli. E se li aiutano ad avere le loro idee, i figli crescono bene.
altrimenti è la preparazione alla dittatura che si trova nel mondo, non solo nei paesi dove c'è una dittatura vera e propria, una monarchia, ma anche nelle democrazie, perché noi non abbiamo una democrazia, è solo un'apparenza. Noi non possiamo nemmeno scendere in piazza, figurarsi, noi italiani poi. Siamo vittima di politici che sono sempre d'accordo fra di loro e che comandano su di noi. Come disse Falcone, io non temo la mafia, temo lo Stato, e disse tutto in quello. Un saluto a tutti, arrivederci.